Ante mare et terra et quod egit omnia unus era tutu nature vultus in orbe, quem dixere caos. Non ho sbagliato lingua, naturalmente è latino ed è una frase che si trova nel primo capitolo delle Metamorfosi di Ovidio. Parto da questo perché le Metamorfosi di Ovidio, sappiamo, sono state un volume, una sorta di best seller per tutta una serie di artisti, in particolare per gli artisti del periodo barocco, i quali lo leggevano continuamente. Penso a Mattia Preti che in maniera molto elegante ha recuperato una delle metamorfosi più straordinarie, una storia tra le più straordinarie, e l'ha traslata, l'ha trasportata da quella che era la lingua scritta a un'altra lingua, la finzione della pittura. Non dimentichiamo che fondamentalmente la pittura è una bugia che ci avvicina alla verità. Questo l'aveva detto già Vitruvio in tempi non sospetti, nel momento in cui, interrogandosi appunto sulla pittura, ha avuto modo di dire: che cos'è la pittura? Beh, la pittura non è altro che una fabula, de lineis et coloribus, una favola, semplicemente questo, di linee e di colori. E sappiamo benissimo che questo tipo di analisi sono state messe in campo già in Grecia, nell'antica Grecia. Se noi guardiamo a tutti gli aspetti legati alla mimesis, ci rendiamo immediatamente conto che gli artisti quello che cercavano di fare nelle loro botteghe, sia i pittori che gli scultori, e che molte volte lavoravano in compartecipazione, era cercare di realizzare delle opere il più vicino possibili alla realtà, quasi a creare una realtà parallela, una realtà più reale della realtà, un vero più vero del vero attraverso la finzione, attraverso la bugia. Del resto sappiamo anche che nel momento in cui scolpivano quelle statue che sono arrivate poi ai nostri maestri dell'umanesimo e del Rinascimento, quelle statue non erano soltanto in marmo, ma era un marmo rivestito in pigmenti cromatici. E sappiamo anche che laddove utilizzavano il bronzo, non dimentichiamo che la stessa parola bronzo viene da abbronzato, perché i corpi delle persone erano abbronzate, sappiamo che appunto erano modellate in una maniera straordinaria, ma avevano anche qualcosa in più, qualcosa in particolare. Nel momento in cui c'è stato, ad esempio, il rinvenimento dei bronzi di Riace nel 1900, di quelli che noi riconosciamo come i bronzi di Riace nel 1972, abbiamo individuato su quei bronzi qualcosa di particolare, che i capezzoli, ad esempio, erano in rame, che i denti e gli occhi erano in avorio, proprio per creare una forma di mimeticità, una vicinanza, un'aderenza alla realtà, una cosa questa che arriva, come sappiamo, fino alla metà dell'Ottocento. E non dimentichiamo che intorno appunto al 4 e il 500, in quei secoli magici, i secoli dell'umanesimo, i secoli del Rinascimento, nasce qualcosa davvero di straordinario, di particolare, che buca lo sguardo dello spettatore, la finzione per eccellenza, la prospettiva messa anche su carta attraverso un libro straordinario da Piero della Francesca, nel suo appunto De prospectiva pingendi, il modo di dipingere attraverso la prospettiva, un inganno ottico che spinge la parete verso l'interno e ci dà un senso di profondità, una cosa naturalmente che è stata chiamata anche trompe-l'œil, appunto ingannare l'occhio secondo i francesi. E se andiamo ad esempio a Mantova noi abbiamo delle opere straordinarie. Se andiamo a Palazzo Te a Mantova abbiamo una sala che è detta
La Sala dei Giganti. La Sala dei Giganti è un'opera realizzata da Giulio Romano. Giulio Romano in quel periodo è dovuto scappare, come sappiamo, da Roma perché aveva realizzato i modi, dei modi un po' particolari di rappresentare le modalità del fare l'amore, un libro che non era piaciuto tanto e quindi era andato appunto a Mantova a realizzare questa sua opera meravigliosa. E il primo grande critico d'arte, Vasari, a proposito di questa sua opera davvero grandiosa, ci dice qualcosa di unico. Non si pensi alcuno di vedere mai opera di pennello più orribile e spaventosa, qualcosa davvero di unico, di prezioso, né più naturale di questa. E chi entra in quella stanza, appunto la Sala dei Giganti, non può non temere che ogni cosa gli rovini addosso, gli cada addosso, perché appunto quelle immagini sembrano cascare dalla parete. È una finzione davvero unica, è una finzione davvero preziosa, è una bugia. Il tutto però si complica nell'ambito di quella che è l'arte a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. E nella seconda metà dell'Ottocento sappiamo che a un certo punto ci sono tutta una serie di artisti, e questi artisti sono gli impressionisti, che mettono da una parte sotto scacco lo studio, dall'altra parte decidono di andare a lavorare en plein air, all'aria aperta, e creano qualcosa di assolutamente diversa, cercano di capire quello che è il movimento della vita. Del resto non dimentichiamo una cosa importante, che il mondo della vita e dei mille significati che la riguardano resta per tutti l'orizzonte dentro il quale si tesse la trama dell'opera. È un è un momento di non ritorno quello degli impressionisti. All'interno però della culla degli impressionisti ci sono anche alcuni artisti come Cézanne, un grande capo tribù senza tribù, che a un certo punto ha messo sotto scacco finanche la prospettiva, evidenziando quella che è la finzione della pittura. La prospettiva è un unico punto di vista e allora l'artista dice la realtà è qualcosa di diverso, si crea uno scollamento radicale tra quella che è la realtà e quella che è l'opera. L'opera è e sarà sempre solo un'opera. È un momento in cui via via ci avviciniamo a quelle che sono le cosiddette avanguardie storiche. La prima avanguardia storica è del 1909 ed è il futurismo, dove gli artisti cercano a tutti i costi, con degli strumenti, se vogliamo, anche un po' obsoleti, di evidenziare il movimento della vita, il movimento di un'automobile che fugge o il movimento di una mano. Ma ci sono poi una serie di altri artisti che mettono definitivamente sotto scacco la realtà. Da una parte abbiamo una figura come René Magritte con una sua opera straordinaria del 1932 dove c'è l'immagine di una pipa e sotto l'immagine della pipa una scritta in francese ed è «Ce signe pas un pipe», questa non è una pipa, eppure quella è una pipa. L'artista dice quella non è e non sarà mai una pipa, sarà sempre solo ed esclusivamente l'immagine di una pipa, ma non una pipa in sé. La pipa reale è quella che io posso utilizzare per fumare, quella invece è esclusivamente l'immagine di una pipa. Da un'altra latitudine c'è stato un altro artista importante delle avanguardie storiche che è Marcel Duchamp. Ecco, Marcel Duchamp con i suoi ready-made realizza qualcosa davvero di particolare. Prende l'oggetto bello e fatto. Da una parte, ad un certo punto, decide di prendere un orinatoio, di capovolgere l'orinatoio e di utilizzare come firma il nome del proprietario dell'azienda di sanitari, Mut.
L'ordinatorio è del 1917. Che cosa fa? Non solo defunzionalizza e decontestualizza un oggetto di uso quotidiano, ma comincia a lavorare con la realtà come opera d'arte per svelare ogni forma di finzione dell'arte. Fa di più. A un certo punto utilizza anche un altro oggetto, uno scolabottiglie. Lo scolabottiglie lo prende tra 100 scolabottiglie e quello stesso scolabottiglie lo pone al centro di un discorso della piattaforma dell'arte e lo autonomina, non gli dà un altro nome, lo chiama scolabottiglie. Lo scolabottiglie parla di sé, presenta la realtà, la verità all'interno di un discorso legato appunto allo svelamento della bugia. Alle mie spalle, lo vedete tutti, c'è un estintore di un artista, classe 1954, un artista malesiano, di nome Lim. Ma questo estintore è davvero un estintore? A primo acchito sì, la forma è esattamente quella. L'etichetta è quella di un estintore, se una persona si avvicina, lo guarda dal vivo, ha modo di leggere anche tutto quello che noi leggiamo su un comune estintore. Eppure man mano che si scorre la lettura, ecco che sotto c'è in grande, ci sono 3 lettere, RAM, Radio Arte Mobile, e poi giù realizzato da un'azienda. Questa azienda è un'azienda che si occupa di terracotta, di ceramica. È un estintore integralmente realizzato in terracotta smaltata. L'artista recupera l'idea della mimesis e lavora naturalmente di ironia in quello che è il largo campo dell'arte contemporanea. Ancora un altro artista, un artista nato nel 1977, Eugenio Tibaldi, che presenta una serie di disegni, dei disegni che mirano a svelare la menzogna attraverso forme e figure. In questo caso c'è un oggetto che sale verso l'alto, che è la gamba di un tavolo, ma è la gamba di un tavolo realizzata con dei libri, perché la riflessione dell'artista è legata al potere del sapere. Ancora un'altra immagine, dove a primo acchito quello che guardiamo è un ratto norvegicus, ma se zoomiamo con lo sguardo, l'artista racconta tutta una serie di altre cose legate al mondo della vita, e troviamo ad esempio delle ali che sono realizzate con delle banconote di una nazione sudamericana per evidenziare appunto alcune problematiche. L'arte del resto è qualcosa che massaggia il cervello alla ricerca attraverso la menzogna della verità. Ancora un'opera di Narda Zapata, artista sudamericana nata a La Paz, classe 1981, una mappa che sembra una mappa reale del fine 400, inizio 500, ma è una mappa all'interno della quale troviamo un mondo completamente diverso legato alla fantasia. Ancora un altro lavoro realizzato sempre dalla stessa artista in zucchero, in Mysterios, per evidenziare e raccontare un pensiero fondamentale di uno dei più grandi poeti, outsider di tutti i tempi, Giacomo Leopardi, 8° verso dell'infinito. Io nel pensier mi fingo, il teatro della mente. La finzione. Ancora un altro artista che utilizza oggetti plastici e che in questo caso presenta una foto con una estroflessione reale di quello che è stato fotografato, quasi a recuperare l'idea del trompe-l'œil. Idem, stesso lavoro. Ancora un altro artista che invece toglie di mezzo la finzione fotografica per utilizzarla da una latitudine completamente diversa. La fotografia è quasi presa per la coda da Beatrice Pediconi, classe 1972, di stanza a New York, per essere smontata e ricalibrata, trasformata in quello che a primo acchito, all'apparenza, sembra un acquerello, ma acquerello non è, perché è paradossalmente una fotografia.
Ancora, un'ultima artista, un'artista di origini marchigiane, nata a Sassoferrato nel 1975. Il suo nome è Marina Paris, che è invitata nel 2013 a tenere una mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Realizza 3 porte in più rispetto alle 62 che ci sono appunto in Galleria Nazionale, e delle porte che sono delle soglie attraverso le quali lo sguardo ha modo di seguire delle fughe, delle vie di fuga, ma fondamentalmente dietro c'è la parete e di sicuro qualcuno ha provato a metterci il dito o la testa. Grazie.